Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Backstreet State of Mind, di Backstreet Boys spiegati male. Era opportuno fare questa puntata, vero Ale? Direi proprio di sì, eh? Proprio Today is the day opportuno. Buongiorno after, a tutti. Sì, vero? The day after è quello che ho io come sfondo, cioè the day after i il tre weekend. concerti in Austria. E a few days after l'annuncione della nuova residency. Residency in Europa. Vedi, ma hanno ascoltato perché io l'avevo scritto. Fate una residency in Europa. Gliel'abbiamo scritto tutti in tutte le salse, credo, e per una Probabilmente non hanno volta ci hanno ascoltato solo me. ascoltato, quindi bravi complimenti. Vedete che quando vi impegnate ce la fate, Quando ascoltate, cioè se non vi è solo mica applicate. ascoltare. Ma Bene, quindi queste abbiamo partiamo da questa news, dato che l'abbiamo citata, non ho capito 25 perché mi sposta. 26, se ti, 25 Levati 26, dalle grazie, stavo scatole. dicendo ad Ale di spostarsi un attimo perché con la testa che ho l'Alzheimer, figurati se mi ricordo le date, 25, 26, 27, 29, 30 settembre e 2 ottobre 2026, chiaramente. A Düsseldorf, ridente cittadina tedesca. Un posto Sì, come un che altro, poi ci siamo effettivamente. passati noi. Io almeno ci sono passata. Ma allora io nella vita potrei esserci passata per sbaglio. No, eh, io ci sono proprio scesa dall'aeroporto, poi ho preso il treno e sono venuta a Dortmund per il Comic Con. ecco, vedi, io devo esserci passata di fianco andando a Dortmund, ma non mai No, tu ci sei visitato. andata in macchina? Sì, infatti, Ah là però no, no? perché Dortmund sta giù e Düsseldorf sta Non su, lo mi so, pare. però è un nome che mi risuona, però calcola che io la Germania l'ho visitata anche in passato per gli altri quattro. Quindi Che anche loro hanno una residency che si sono messi d'accordo a farlo nello stesso periodo, quante mannaggia a loro. probabilità c'erano che fosse lo stesso weekend? Poche, e ce l'hanno fatta. What are the Difatti, chances? what are the chances? Esatto. Difatti, io personalmente non so se andrò, se potrò andare a vedere la residency a Düsseldorf. Adesso vedo come riesco a organizzarmi, perché ovviamente per me il weekend del 25 è impegnato con la residency dei miei quattro irlandesotti che aspetto da una Io li vita. devo ringraziare molto comunque, tutti quanti. Cioè, una Perché? volta che decido di andare a vedere, a rivedere dopo tanti anni, perché io l'ho visti uno dei loro primi concerti aprendo i Boyzone, ho deciso di andare a vedere loro e questi mi mettono la residency e poi sono pure sottospese, quindi Come al però c'è il mio solito compleanno e Natale. non bisogna mai fare programmi, perché poi loro arrivano quando uno meno se l'aspetta. No, che Comunque, poi tra vabbè, l'altro si dice, no, c'è un detto in inglese, when it doesn't rain, it doesn't rain, but it pours. When it doesn't mhm. rain, it pours. E a Roma si dice, se non è zuppa è pan bagnato. No, aspetta, quando No, attordi e quando aggrilli, no, quando attordi e quando aggrilli, ho sbagliato detto, scusa. ok. Spiego male anche il mio dialetto. Quando attordi e quando aggrilli, cioè quando niente e quando ci stanno le cose grandi. Ecco, Eh. vedi, io credo si dica soltanto piove sempre sul bagnato, che è un po' No, no, simile a When It no. Rains, però non ha la stessa accezione. Nel No, no, senso è che proprio piove una sempre cosa. sul bagnato di solito per le disgrazie, cioè nel senso che quando te ne capita Sì, una vabbè. dietro l'altra. Questa non Ecco la che. definirei propriamente una disgrazia, No, oddio. no, no, perché when it rains it pours, dice la pioggia è rain, è piccolina, no? Invece quando pours ci sta un Sì, sacco. sì, sì, no. Quindi E quando quindi attorno e quando niente. aggrilli più o meno la stessa cosa. Quindi Scusate per la mia abbiamo. faccia molto bianca e cadaverica, ma ho avuto un problema agli occhietti. Ecco, no, dunque, quindi abbiamo queste date in Germania e i biglietti andranno in vendita a partire dall'11, se non sbaglio, C'è il quindi giovedì presale prossimo con la Fan Club Presale, e poi a alle seguire 11. No, a l'11. mezzogiorno. Adesso le orari precisi non me li ricordo, però Mi pare comunque che c'è sia tutto. a mezzogiorno.
Comunque ci sono tutte le Io- informazioni sul sito, andate a guardarle là. E poi a seguire tutte le altre pre-sale, quindi Poi ci sono anche i Ticketmaster. pacchetti vari, hanno Ci fatto dei sono i pacchetti con gli pacchetti alberghi. Vibe, che è la stessa compagnia che ha previsto i pacchetti per Las Vegas, ha preparato anche dei Vabbè. pacchetti per Düsseldorf che comprendono la base sono biglietto più 2 notti in hotel, chiaramente selezionato da loro. Poi ovviamente salendo ci sono, mi sembra, 3 pacchetti a 3 prezzi diversi. Salendo di prezzo, ovviamente ci sono delle cose extra, quindi dal Il eh, base ti danno il lanyard e poi il regalino. Speriamo che non hotel abbiano e riciclato i biglietto. vari. Sì, no, anche il lanyard è un regalino, cioè tipo delle cose del fan club, tipo quello di Nick, sperando che non Ecco, ci diano un spererei che altro fosse cappello meglio da quello di Nick, ma pescatore. no, comunque vabbè, è un'altra opzione, nel senso che chi chiaramente non vuole stare a sbattersi a cercare l'hotel da solo e No, poi sono quant'altro. prezzi abbastanza buoni, diciamo, Sì, dell'hotel, dei il pacchetto pacchetti, il base, se non mi pacchetto sbaglio, è sui base. 400, 410, una cosa del genere, E che poi se ti vai a fare due calcolini, se dipende da calcoli quello due che è, notti in hotel, effettivamente un hotel un po' buono più un biglietto, magari vicino all'Avenue. secondo Sì. me ci arrivi. E quindi non è un cattivo pacchetto, esatto. L'unica cosa da fare attenzione dei pacchetti, adesso io non voglio dire una stupidaggine, ma quelli per Vegas non erano, erano non refund, cioè non potevi rivenderteli praticamente. Perché non essendo un biglietto singolo su Ticketmaster non era No, è possibile. fai una Poi prenotazione chiaramente sull'albergo, quindi Esatto, poi chiaramente qualcuno era riuscito comunque a fare questo passaggio, chiamando poi l'hotel e facendo cambiare nomina, cioè in qualche modo poi contattando Vibe erano riusciti, però è un po' più complicato. Quindi se non siete sicuri al 100% di poter andare e magari non ve lo consiglierei, nel senso che poi rischiate di no. perderci veramente O il magari prendete biglietto. un albergo un po' più fuori e poi andate Sì, ma alla magari trovi Venue. anche Tanto è alberghi. ben Allora, collegato. come dico sempre io, Düsseldorf non è, con tutto il rispetto per Düsseldorf, ma non è propriamente questa cittadina turistica, meta di vacanze, eccetera. Quindi non penso, cioè Solo che a penso che. settembre e a ottobre c'è l'Oktoberfest. Sì, ma non è proprio lì. No, in tutta la Germania lo fanno Sì, poi però ormai. l'Oktoberfest è a Monaco, nel senso, cioè Sì, non è sì. proprio vicino Io c'ho vicino. i miei cugini, c'ho la mia cuginetta che abita, i miei cugini che abitano, e la mia madrina che abita a Dortmund, che è vicino, quindi volendo potrei sfruttarli per dormire. Ah no, ma sì, ma secondo Volendo. me l'hotel è il minor problema, nel senso che il problema principale secondo me saranno i biglietti, I riuscire a voli. prenderli. No, e i voli, io da dove sto io è collegato malissimo, Io quindi semmai io fortunatamente vengo da no. te. Chicca, ve la butto lì perché l'ho scoperta per caso l'altra settimana da un collega, l'aeroporto di Düsseldorf alle 9 di sera chiude. Ve lo dico, nel senso che se per caso qualcuno avesse intenzione di prendere tipo l'ultimo aereo della sera, eccetera, eccetera, e fosse Se glielo ritardato anche cancellano, di poco, esatto, c'è il rischio di restare lì. L'ha scoperto un mio collega per caso che era su per questioni lavorative di scuola, eccetera, e ha scoperto che lui fortunatamente è riuscito a tornare a casa senza problemi, però ha scoperto che c'era questa cosa dell'aeroporto che chiude alle 9. Così la butto lì, informazione che do a chi ci ascolta. Bene, detto questo, quindi cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo una la residency residency, esattamente come quella della Sphere, per quanto senza ovviamente Spear. l'arena di Düsseldorf non sarà la Sphere, quindi tutti gli effetti speciali, eccetera, non saranno gli stessi, però ci aspettiamo chiaramente la stessa set list, più o meno magari cambieranno gli outfit, ma voglio dire una cosa del genere, e il ritornare indietro al 1999. Quindi tutti vestiti di bianco. Beh, una parte in cui sono vestiti di bianco io me la aspetterei, ecco. No, no, tutto il pubblico. Ah, che chiedano al pubblico di vestirsi di bianco? Probabile, Bianco probabile, o baby blu? probabile che lo facciano, da tenere presente che non è propriamente lo stesso clima di Las Vegas, quindi se qualcuno è andato a Las Vegas quest'estate, io per esempio, non può riciclare lo stesso outfit perché No, direi di a no. ottobre in Germania secondo me muoio di freddo. Non che alla Sfera abbia avuto particolarmente caldo, però perché c'era Dentro, un'aria fuori.
c'era l'aria condizionata a palla, però ecco, forse da considerare un attimo meglio, però probabile che ci chiedano questa cosa. Adesso chiaramente non l'hanno pubblicizzata più di tanto perché sono concentrati ancora sulle date che devono fare alla Sphere, Alla quindi Sphere, sì. non ne hanno Poi hanno ancora detto che parlato. saranno le loro uniche date del 2026 in Europa, Allora, però... io l'ho interpretata in questo modo, magari l'ho interpretata male io. Secondo me quella precisazione era data dal fatto non aspettatevi un tour, cioè non aspettatevi date da altre parti. Mhm. Io, per come la vedo io, mi Me aspetto l'avevi delle detto? date extra Sì. perché ci sarà il sold out nel giro di 10 minuti netti alla vendita generale e quindi poi ne aggiungeranno, come è successo alla Sphere. Per cui io mi aspetto Quindi altro. Ora incrociamo non so tutto. se prima o dopo, quindi non so se le aggiungono prima del 25 di Io settembre spero di no, perché c'ho il o bambino che mi inizia a scuola, o la dopo, prima. dopo ottobre, perché sarebbe pensabile prima, cioè sarebbe pensabile dopo, nel senso che avrebbe un po' più senso, specialmente per quelli che Logico, vogliono sì. farsi l'opening weekend, e ci tengono e prendono quello, e poi se no me le Ma, apri prima. ma povera Saoirse, il suo compleanno, Magari se la porta a Düsseldorf a festeggiarlo, che ne sai? può darsi. Schnitzel e Speriamo. patatine, un attimo. Ah, buone. No, lo schnitzel non mi piace tanto, mi risulta pesante. Allora sì, a quanto pare, ho visto una foto in cui mangiavano tutti i schnitzel e patatine in Austria. Vabbè, mi ha fatto Vabbè, molto ma ridere. sai, non perché io, sai, marito americano adora il Wiener Schnitzel, lo adora proprio. Cioè, nel senso, sono gusti, io trovo che ci siano delle cose più buone, ma ripeto, Ma sono, poi in sono Austria gusti. sono famosi per le salsicce, per i würstel. Ma in Austria sono famosi anche per Tant'è, il goulash, che è buonissimo, santa pazienza. anche qui in Ungheria. Cioè, Tra l'altro, una delle ultime puntate in Ungheria perché tadadam, da fine gennaio torno in Italia pure io Ale torna in suolo italico. e vivrò in Italia. Quindi, Ehm, finalmente. Altro da dire su questa residency che sappiamo? Direi di no. Stanno Ancora non ci sono i circolando. VIP, Non si probabilmente sa non ci nient'altro, saranno, ma poi stanno c'è tempo. circolando dei prezzi di biglietti, ma non sono ufficiali, Ufficiale. quindi non vi diciamo nulla perché magari poi scateniamo o da una parte la felicità o dall'altra il panico per qualcosa che poi magari non è quello. Quindi aspettiamo di vedere. Io ho la sensazione comunque che cioè, è un concerto alla fine della fiera, per intenderci. Anche la Sphere, biglietti Non costavano comprati in prima tantissimo. battuta non costavano tantissimo. Poi il problema degli Stati Uniti è che loro hanno questa minchiata, passatemi il termine tecnico, del dynamic pricing, per cui chiaramente i prezzi salgono in base alla domanda. Quando la residency è diventata iper popolare, chiaramente i prezzi sono saliti alle stelle. Tra In l'altro hanno Europa, anche invitato Taylor sì, vabbè, Swift. quello è Alex che l'ha sparata. Cioè, mi Vabbè, farebbe molto Alex, piacere, però diciamo che è lo Alex che so, ha fatto sarebbe la un fangirl sparata. moment. Anche perché Assolutamente. quel mix è bello, dai, abbiamo parlato pure l'altra volta del mix che Il, avevamo il fatto. remix tra Everybody e Elizabeth Taylor, sì, è molto carino. Sì. Da lì a far esplodere la Sphere con Taylor Swift con loro, perché lì Oh, esplode. Oddio, poi ha fatto bene a spararla, nel senso che, perché no? oh, l'ha Però buttato là. ci Poi ha lei si deve provato, lui l'ha sposare, buttata dai, là. su. Mm? Lei si deve sposare, Esatto, dicevo, sarà... lei ha un attimo altri pensieri al momento, ecco, e come darle torto. Comunque, E ehm, sarà al Merkurspiel Arena, Düsseldorf, Deutschland. quello che ha detto Ale, io non ci provo L'ho neanche. letto. Merkur. Sai cosa Vabbè. ho trovato molto carino? Scusate, ma il fatto che l'abbiano chiamato Homecoming, forse per farci stare buoni e farci capire che si ricordano che comunque se È non li iniziato avessimo tutto.
Se non li avessimo Europe. scoperti noi, sarebbero ancora a cantare alle inaugurazioni dei centri commerciali. O dentro le scuole. Grazie per il fatto che riconoscete questa cosa. Cioè, io l'ho letta Sì, così, anche poi se magari. c'è un concerto che è fatto a Tampa, si chiama Sì, Tampa era l'homecoming, Homecoming. lo so, però mi ha fatto molto ridere cioè mi ha fatto ridere, mi ha fatto riflettere il fatto che l'abbiano chiamato così, perché ho detto forse volevano darci il contentino del tipo, sì, lo Esatto, siete dei sappiamo che buoni, vi secondo me ci pensiamo. leggono, tutto sommato, fanno finta di Sì, no, ma tutto sommato secondo me è Nick, più che altro, che lui legge, lo so che li legge i commenti lui. Secondo me è Nick che poi riferisce. Oh, lo se legge staff. i miei si prende tante cose brutte Mm. quando commenta le partite dei Buccaneers prima che giochino. Però va bene. Non scrivere niente, che porti Poi zella, devo amore dire che mio. ieri non ha scritto niente, le abbiamo preso lo stesso, ma va bene. Vabbè, dettagli. Dettagli. Difatti volevo quasi scrivere a qualcuno che era su dicendo dategli un abbraccino, che poveraccio è andata male. Ci sarà rimasto male. Vabbè, Parliamo di parliamo dell'Austria? Schlanding. Ah, non mi ricordo più come si chiama. Ah, non lo Schlanning. so, è un po'. Io lo chiamo come ti ho scritto l'altro giorno che mi hai detto come si chiamava il posto dove suonano. La mia risposta è stata prova a cercare il posto in culo ai lupi sulle montagne dell'Austria e secondo me Google lo Esatto. trova. Perché, cioè, È Schladming-Dachstein. quella roba lì. Schladming-Dachstein. Vabbè, era Niente, immenso, c'era un sacco di pubblico, ho visto, ma proprio immenso. 17.000 persone, A una me roba è del sembrato genere. tantissimo, non lo so perché, Devo aver magari abbiamo letto da visto qualche concerti con più parte. grossi. Ho letto da qualche parte una cosa tipo 17.000 persone, non mi ricordo assolutamente dove perché in questi giorni ho visto, letto cose. Essendo sold out comunque, Sì, sì, beh, o effettivamente hanno quasi, fatto. era bello Ehm, pieno pieno. E Era gli pieno, outfit? era pieno, era freddo, da Beh, quello stavano in che. Austria all'inaugurazione dell'apertura delle piste Sì, sciistiche, non è che io ci potevamo effettivamente non aspettare ho non ho ben capito questo shock sul fatto che fosse freddo, perché effettivamente cosa ti aspettavi in mezzo alle montagne austriache a dicembre? Va bene, Heidi, il vestitino di Heidi. tutta la gente che no, ma fa freddissimo. O era Svizzera, no? Heidi era Svizzera, scusami. Heidi era Heidi era svizzera, Svizzera, sì, sì. era svizzera, però poi andava a Francoforte. Era Francoforte che Sì, andava? era Francoforte, ma era Francoforte sul Meno o Francoforte quell'altro? Boh, non l'hanno detto. Non lo so, Comunque, ero troppo piccola quando ho letto il libro e visto il cartone animato e quindi no, non io me lo lo facevo ricordo. vedere a Jaden quando era piccolino Non me lo e gli ricordo. piaceva. Comunque, mi ricordo Quando di questa c'era cosa di Francoforte. Accipicchia, lui diceva Accipicca, Ah, ci perché picchia. aveva 3 anni quando gli facevo vedere Heidi. Certo. E a me l'unica cosa che piaceva tanto di Heidi era il cane Nebbia. Nebbia, nebbia Ma era perché io ho stupendo. sempre avuto da Ma piccola la perché le fissa per i San pecore, Bernardi, per cui le pecorelle? i Neve, pecorelle, no, sì. neve era, neve, fiocco di neve. Fiocco di neve. Comunque, a parte questo excursus su Heidi, invece parliamo degli outfit. Ah, ecco, Heidi che non era nota per lo stile nell'abbigliamento, invece parliamo dei nostri amici che ci hanno stupito con 3 cambi di outfit, cioè outfit diversi per ogni serata, roba che io onestamente non mi aspettavo, cioè nel senso che mi No, aspettavo un neanch'io, di outfit solito sono e sempre quello. quelli e basta. Ci hanno stupito e quindi abbiamo la sera. Hanno portato più valigie stavolta. Ho portato più valigie. Allora, io li ho denominati la serata avanzo di Domo Pax. pasticceria. Sì, cookie, la carta, quella là. Ecco, poi c'è stata la serata settimana bianca cortina e, E la serata invece degli e la imbecilliti. serata facciamo i tenebrosi, non lo so, una cosa di questo tipo, perché abbiamo avuto in pratica la prima serata in cui erano vestiti di bianco Sì, slash argento. argentato con questa punta di verde fluo dell'interno della giacca di Nick ok, cioè che carina di per sé, però Forse era double fast. prendeva un po' la vista. Ehm,
Poi abbiamo avuto la serata invece che personalmente è la mia preferita, la serata settimana Blu. bianca a Cortina, dove erano vestiti proprio stile montagna, per cui avevano questi Forse si sono andati a maglioni. fare una sciata. Ma maglioni molto natalizi, i piumini, cioè molto, l'ho trovata molto carina. E l'ultima serata invece avevano questi outfit neri con brilluccichi, brillantini, Quella cose. dei Cortina credo che sia quella dove abbiamo visto Kevin con il suo, con la sua pelliccia No, quella era la finta. prima No, sera. era la prima sera. Kevin ho scuoiato un lama, oppure come io l'ho No, è finta personalmente, quella. personalmente rinominato, però ha talmente tante reference ehm, questo nickname che farei fatica a spiegarlo, è Kevin l'Oma della Fiocca in piemontese, Che vuol l'uomo dire? delle nevi. Ah, ok. No, Qualcuno si io... ricorda durante le... non fatemi sentire sola. Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Oh, le ho viste. C'era la pubblicità della Fiat Panda fatta dalla nazionale giamaicana di Bob. Ah, sì! A un certo punto ne hanno fatte di diverse tipologie, ce n'era una che io adoravo, in cui facevano vedere questo chalet montano, in cui praticamente uno entrava spalancando la porta di colpo e urlava Jen gigant, piena brascia la fora! E qualcun altro diceva L'oma della fiocca! Che tradotto per i non Mm. piemontesi è c'è un gigante pieno di braccia là fuori. L'uomo delle nevi! Ecco, quello è quello che ho pensato quando ho visto Kevin. No, io ho pensato Capisco che la sempre mia a testa, Mulan. Sai quando sono andati a l'uno di Mulan, il fare... solito uno di Sì, Mulan, versione solo neve. solito uno. Sì, Mm. mi ha ricordato lui. Poi c'è stato un momento della prima sera in cui non ho ben capito perché c'erano di fianco Nick con questo mega piumino, berretta, Bomber. guanti, cose, e di fianco a lui Alex in maglione. Che io ho detto, fatemi capire. Cioè, nel senso, Erano sono... in due differenti stagioni. E probabilmente sì, probabilmente sì. Ehm, Io della prima serata ho visto da un video di una mia amica una storia in cui a Get Down Nick ha iniziato a sculettare, a fare il deficiente sì, e poi gli era hanno preso dato tutti quanti bene. le pacche sul culo. Forse il freddo l'ha rinvigorito. Il Carter era preso bene in questi giorni, ha dato il meglio di sé, ironicamente intendo il meglio di... cioè nel senso sono felice che lui fosse felice, però mi domando come gli altri non l'abbiano preso a schiaffoni sul palco, perché se uno mi fa il clown preso colto dal ballo di San Vito di fianco mentre canto, magari mi Le resta un mosse attimo male. apoplettiche mi parevano. Esatto, come ha detto una mia amica, ha detto che somiglia molto come che si chiamava? Re Luigi, quello del libro della giungla, lo scimmione. Oddio mio. I wanna Vabbè, era, talk era like... divertente come reference. Quindi niente, questi outfit molto carini, venue piena, freddo, gente matta, Era se posso dire all'aperto? la mia, nel senso che non matta, nel senso che io non l'avrei mai fatto, nel senso gente che per avere la prima fila si è fatta la coda dalle 7:30 di mattina e loro cantavano alle 8 di sera. Matta, sì. Complimenti. Matta, no. No, no, ma Probabilmente complimenti per la resistenza, perché io non... cioè, qualche mia amica perché mi pare di aver capito che stavano in prima fila. sì, sì, io probabilmente mi trovavano con le stalactiti dal naso, per cui non... cioè, Ma poi, cioè, ti ricordi a Vienna con quel caldo, vabbè. Cioè, noi in prima fila, ok, ma abbiamo aspettato poco. no, ma allora io in passato le cazzate di attese infinite le ho fatte, ma mai in condizioni meteorologiche estreme, cioè nel senso Poi che al come hanno massimo fatto ho la preso pipì? l'acqua, ecco, però era giugno, E ci stava? sopravvivevi, cioè nel senso non era una cosa così terribile, era giugno a Dublino, per cui non faceva caldo, però non faceva neanche freddo da dire Non muoio, c'era la ecco. neve?
c'era la Ecco. neve. Non l'avrei fatto né lì né comunque a Las Vegas, perché con i Ce l'avranno 45 ancora le gradi. dita dei piedi? Ma io spero di sì per loro, però complimenti vivissimi, cioè io boh, d'altra parte io ero a casa proprio per il freddo, cioè non era proprio concepibile l'idea di un concerto all'aperto cioè, a dicembre per me, perché c'ho una certa. Ma questo Pure è, io, au, ecco, a me fa male la ecco, schiena, quindi... appunto, però mi rendo conto che probabilmente sono una mezza calzetta io. Altre cose da Um, dire? Niente, abbiamo appunto questo concerto, hanno stessa, fatto... stessa setlist della Sphere, Stessa no? setlist della Sphere, Anche mi compresa pare qualche quindi... immagine, Sì, sì, mi qualcosa pare hanno di aver ripreso. visto. Quindi Ci chiaramente... sarebbero stati bene Siberia, Non so se l'hanno fatta non lo so. vedere. Ho No, visto infatti. mentre cantavano Siberia dei pezzi, ma non si vedeva lo sfondo, quindi non lo so. Lo chiediamo a chi c'è stato, se volete commentarcelo sotto, se c'era lo stesso, ehm, lo Monte stesso Rushmore dei... background molto creepy della Sphere. Ehm, quindi compreso appunto di Siberia, compreso di Hey, che è la prima volta che facevano al di fuori della Sphere, perché sennò l'avevano sempre soltanto fatta alla Sphere. che io Ehm, adoro, Anch'io continuo ad tantissimo. Il mio adorare. Spotify Wrapped ha detto che è stato il brano più ascoltato del mio anno. Anche io, anche il mio. Sì, mi piace. E niente, adesso vedremo che cosa ci prepareranno. Vabbè, adesso chiaramente vedremo cosa faranno alla Sphere per i concerti. Io li chiamo i concerti natalizi, anche se sono Posso post-Natale, dirti ma una cosa? fermo Della, apposta. scusami, della residency in, sì, residency, dei tre concerti in Austria. Mhm. Ci sono un po' rimasta male che non hanno fatto nessuna canzone di Natale, perché mi aspettavo qualche Sì, canzone di Natale ci ho pensato dell'album, anch'io, visto che almeno comunque era una. l'inaugurazione. Almeno Last Christmas, banalmente, me la sarei aspettata. Secondo me si sono persi un'occasione. Sì, perché sarebbe stato molto più neve. Avrebbero tirato giù la venue. Mm, Sì, Perché se non la fai lì a però dicembre quando la fai, a meno che io ho anche pensato, a meno che non l'abbiano fatta perché volevano tenersela per i concerti della qualcos'altro? Sphere. Vabbè, però. Non lo so, o magari proprio non gliene frega niente, però a me quello che ha dato un po' fastidio, se vuoi, è il fatto che a livello proprio, io ogni tanto sono molto critica dal punto di vista del marketing per loro, nel senso che secondo me io non ne capisco niente, faccio altro nella vita, non mi intendo Pure io, però. di marketing in generale, tantomeno quello musicale, però oggettivamente... Secondo me ci sono un sacco di occasioni mancate. In questo specifico caso hanno fatto una re-release dell'album natalizio un mese fa. Vai a fare dei Nulla. concerti, infilaci una canzone, cioè se allunghi il concerto di 4 minuti non muori, ecco. Ma Ehm, togliete due o tre canzoni degli altri album e No, ma poi fate, vuoi anche tenere la stessa setlist, tienila, ce la aggiungi, non devi neanche farci la coreografia, cioè voglio fate dire, un te la canti e basta, no? medley, così, no? Vabbè, però queste sono, boh, Io saranno muoio scelte. per sentire quelle canzoni cantate da loro, A perché me ogni, adoro il CD. a me ogni tanto dà l'idea che loro, cioè, da un certo punto di vista, vivano un po' a Di risparmio rendita, energetico. A risparmio energetico perché tanto sanno che qualsiasi cosa ci propinano, tipo Black and Blue. ce la facciamo andare bene, esatto, però vabbè. Adesso però non mi sento neanche di cazziarli troppo perché effettivamente la residency in Ci Europa hanno avevamo fatto chiesto, questa, la quindi residency in Europa ci hanno grazie. dato, Thank quindi you very much, Backstreet Boys. esatto, no, non me la sento di prendermela troppo, però Di secondo me ci cazziarli sono... troppo.
No, però ci sono un sacco di occasioni, secondo me, che potevano essere sfruttate e che invece sono andate così. Prima di chiudere, dato che non ci manca tantissimo, Di PDJ. esatto, direi due paroline sull'IP di Alex, AJ, ma dato che lui l'ha chiamato Hi, my name is Alex, direi di chiamarlo Alex a questo Pure il punto. mio. Ecco, non so se l'avete sentito, sono sei canzoni belle, secondo Bellissime, me sì. decisamente belle. Ci ha Chiaramente, fatto sudare, ma è esatto. venuto Adesso bellissimo. chiaramente siamo tutti molto curiosi dell'album intero, perché aspettiamo il 9 gennaio, ha detto, no? Il suo Sì, il giorno compleanno. del suo compleanno, sì. Ecco, e perché se l'andazzo è quello, tanta roba, complimenti, vivissimi. Bellissimo, 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 bellissimo. Anche, Arizona è tra le mie preferite, anche il singolo di punta è tra i miei preferiti. sì, sì, ma sono tutte molto, molto Mm, belle. In realtà sono tutte e sei belle, anche se Mm, l'ho sentito velocemente perché poi vabbè non ero in Italia, ti ricordi, stavo cioè non ero a casa, sì, ma ero a stai in comprare Italia. casa. Sì, Il sì, sì. giorno in cui è uscito io ho comprato casa, il 27 Vedi. novembre, e quindi Che è insomma anche il l'ho compleanno di sentito. Mel, tra l'altro. Eh sì, lo so, gliel'ho fatti un po' in ritardo gli auguri, che poi non è anche il compleanno di Eva, non mi ricordo. Elliot. Sì, 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 per quello, Eh. assolutamente sì. E quindi niente, aspettiamo questa seconda parte, chiamiamola, di album. Poi lui ha millantato che ha intenzione di andare in tour, però io prendo sempre tutto con le pinze perché tanto, beh, innanzitutto parliamo di Alex, quindi che sappiamo che ogni tanto le spara, ma c'è da tenere conto che hanno anche tutte le altre cose del gruppo, quindi Sì, e in sì, ogni caso, anche se andasse in tour, io ho come la sensazione che sarebbe una roba americana, come al solito. sì. Però, se volessi stupirmi, Stupiscici, gentilmente, Alex! stupiscici, Alex. Siamo molto felici di essere stupite. E nient'altro, questo è quanto. Vedremo per quanto possibile, di cercare di essere un po' più attive sulla pagina, soprattutto adesso che c'è questa cosa, biglietti, non biglietti, la pagina Instagram. Io oggettivamente ho un po' un periodo intenso e quindi non Lasciamo riesco a, perdere. a gestire tutto. Abbiamo Eh, avuto, diciamo, un anno, specialmente un post estate molto, molto impegnativo, sì, impegnativo fisicamente, mentalmente abbastanza. e tutto Ehm, mente. Teniamo botta, ma a fatica, quindi ogni tanto non ce la facciamo. Sì, ogni tanto Quindi clinica se per caso ci psichiatrica. scrivete messaggi in direct, cose del genere, non rispondiamo subito, abbiate pazienza, ma si fa quel che si può. Auguriamo a tutti una buona, Buona Immacolata buona oggi. Immacolata Vede- oggi, ma soprattutto una buona Great War per la prossima settimana, perché questo Sì, video, no, io li chiamo sempre i cosi, gli Hunger Games. gli Hunger Games. Io avevo Sì, usato la citazione di Taylor Swift, la Great War, ma l'idea era quella. E may the odds be in your favor. ecco, questo video probabilmente verrà pubblicato post prevendita, credo, perché non penso di aver tempo di editarlo prima. Per cui niente, poi ci si parlerà su chi ha preso cosa, quando, se ci vediamo, ecco, se riusciamo ad andare, qualcuno va e viene a salutarci, ci fa piacere. Una E, cosa, prego. non c'entra niente, ma quando a febbraio vieni, la facciamo, che a febbraio lei verrà a trovarmi nella nuova casa. Dobbiamo fare da là, una vicino all'altra. Una Cioè, puntata del voglio dire, podcast live vicine. Sì, 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 assolutamente, sì, perché no? Potremmo anche fare sarebbe una bello. live se qualcuno fosse disponibile, solo che il problema è che trovare il momento in cui tutti possono seguirla, quindi boh, vediamo. Comunque qualcosa ci inventiamo, assolutamente. Bene, buona giornata, buon Ponte dell'Immacolata, cioè buona giornata dell'Immacolata per Qua, gli italiani.
Non è festa qua, però Esatto. facciamo l'albero oggi, non O- per niente, ma per pigrizia che non abbiamo fatto io ce l'ho è prima. alle mie spalle, però in realtà abbiamo lo sfondo della serata Domopac, quindi non, non vedete il mio albero. A E presto. niente. E come al solito vi abbiamo spiegato le cose male, ma tanto non potevate aspettarvi altro. E se possiamo essere utili per qualcosa, non che siamo particolarmente esperte insomma, nell'ambito di acquisto biglietti, abbiamo tattiche particolari, ma se possiamo Inutile esservi dire. utile, scriveteci. Inutile dire che, visto che lo pubblichiamo dopo, che il presale per il fan club possono comprare solamente 4 biglietti Ah sì, in queste date, non più non di ho 4. idea per la vendita generale, cioè nel senso ogni tanto No, Ticketmaster credo mette che sia. degli slot di tot biglietti, altre volte no, quello non ve lo sappiamo dire, però sì, di solito ci sono, per il fan club c'è un limite dei 4 biglietti. Ehm, Nient'altro, in bocca al lupo e alla prossima. Ciao! Ciao!